Benvenuti sul mio canale, amici curiosi. Oggi voglio parlarvi di uno sportivo che penso poche persone non conoscano, sia in Italia ma anche in gran parte del mondo. E non bisogna essere appassionati di calcio per sapere chi è. Il suo nome è Gianluca Vialli. Reso famoso in primis dagli impressionanti risultati raggiunti nel mondo del pallone durante la sua carriera sportiva, apprezzato per il talento, il carisma e la sua leadership. È divenuto noto in seguito anche per la grande forza, dignità, umanità e determinazione con cui ha affrontato il duro percorso a cui lo ha costretto una grave malattia. Siete curiosi di sapere come è diventato il personaggio importante e celebrato che è oggi? Di conoscere la sua straordinaria avventura? Allora mettetevi comodi e venite a scoprirlo con me in questo nuovo video. Pronti a partire? Non dimenticate il like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi video. E ora andiamo! I primi calci al pallone Gianluca li darà nell'oratorio di Cristo Re a Cremona, città che lo ha visto venire al mondo il 9 luglio 1964. All'età di 12 anni entrerà nella squadra del Pizzighettone, dove verrà soprannominato Cucciolo perché era il più minuto della squadra. Ma nonostante il fisico acerbo, era già determinato e con giocate da fuori classe, tanto da attirare l'attenzione della Cremonese, che nel settembre 1977, dopo solo un anno, firmò un accordo di acquisto per 50.000 lire. Con la squadra principale della sua città giocherà dal 1980 al 1984 e contribuirà in modo significativo alla promozione della squadra dalla Serie C1 alla Serie B. La sua stagione più memorabile rimarrà quella del 1983-1984, quando segnerà ben 10 gol, attirando l'attenzione dei club più importanti. Vialli ricorderà con affetto e gratitudine gli anni di questa formazione giovanile, con i suoi primi allenatori capaci di insegnargli non solo il calcio, ma anche la vita. Giovane Gianluca, oltre a mostrare forte personalità in campo, esibiva anche un carattere bello focoso. Nell'ultima partita amichevole contro una squadra straniera, organizzata prima del suo trasferimento alla Sampdoria, dove l'allenatore mondonico gli permise perfino di indossare la fascia di capitano, sferrò una gomitata di stizza a un avversario. Un brutto fallo che gli costò una squalifica di 2 mesi, che dovette scontare quando era già in carico ai blu cerchiati. Lasciato fuori dai giochi, Vialli racconterà di quanto soffrì, fremendo dalla voglia di dimostrare le sue qualità. Le sue prestazioni impressionanti, il talento precoce e la determinazione gli valsero il trasferimento alla Sampdoria nel 1984. Curiosamente, la sua prima partita in Serie A con la maglia dei blu cerchiati la giocherà il 16 ottobre 1984, proprio contro la sua Cremonese. Marcato dall'amico Felice Garzilli e indossando la maglia numero 10 di Roberto Mancini, che in quell'occasione rimarrà in panchina. La Samp vincerà il match 1-0 grazie al gol di Graeme Souness, lo scozzese soprannominato Charlie Champagne. Vialli rimarrà alla Sampdoria per 8 anni, dal 1984 al 1992, formando insieme a Roberto Mancini una delle coppie d'attacco più iconiche del calcio italiano, soprannominata i gemelli del gol. Riguardo al suo rapporto con il Mancio, Vialli disse: «Quando aveva la palla, alzava la testa e mi guardava. Capivo che sapeva esattamente cosa avrei fatto e io sapevo cosa avrebbe fatto lui». Un'intesa così stretta e quasi magica dichiarerà di non averla più avuta con nessun altro nella sua carriera. Dopo la sua prestazione un po' deludente ai Mondiali d'Italia 90, dovuta anche a diversi infortuni capitati nell'arco della stagione, Vialli chiese al suo allenatore, Paolo Mantovani, una settimana di riposo in più prima di tornare ad allenarsi con la squadra. Quando il mister gli chiese le motivazioni di questa proroga, Vialli rispose che aveva bisogno di riposo aggiuntivo per tornare carico al punto giusto, perché aveva buone sensazioni per il campionato a venire. E aveva ragione lui, era il 1991, l'anno dello storico scudetto della Samp. Ne vale la pena.
In quella stagione Vialli divenne anche capocannoniere della Serie A con 19 reti. Oltre allo scudetto, con la maglia blu cerchiata vincerà 3 Coppe Italia nel 1985, 88 e 89. Una Coppa delle Coppe, competizione che si svolgeva tra i vincitori europei delle Coppe nazionali, abolita poi nel 1999, dove in finale contro la squadra belga dell'Anderlecht segnerà anche una doppietta decisiva. E infine raggiungerà una straordinaria finale di Coppa dei Campioni, giocata a Wembley nel 1992. Purtroppo persa contro il Dream Team del Barcellona di Johan Cruyff, che vantava nella sua rosa campioni come Koeman, Stoichkov, Laudrup e Guardiola. Una partita comunque rimasta nel cuore dei tifosi, molto equilibrata e tesa, che si protrasse fino ai tempi supplementari, dove la Sampdoria, con Vialli e Mancini, ebbe anche diverse occasioni senza però riuscire a concretizzare. Infine la spuntò il Barça, al 112° minuto dei tempi supplementari, con Ronald Koeman che segnò il gol decisivo su calcio di punizione, regalando alla sua squadra la prima Coppa dei Campioni. Vialli ricorda che lui e Roberto Mancini, delusi dalla conclusione amara, si erano messi a piangere negli spogliatoi. E quando l'allenatore Boskov li vide, disse: «Cosa fate voi due? Uomini non piangono per il calcio». Di quegli anni memorabili, Vialli sottolineò l'importanza dell'ambiente e del gruppo molto unito. Disse: non c'era spirito di fratellanza perché si vinceva, ma vincevamo perché c'era questo forte spirito di fratellanza. Vialli arrivò alla Juventus nell'estate del 1992. Il suo trasferimento, per una cifra record di circa 40 miliardi di lire, segnò l'inizio di una nuova era per la vecchia signora. Sotto la guida di Giovanni Trapattoni, la prima stagione di Gianluca in bianconero, 1992-93, culminò con la vittoria della Coppa UEFA. Un trionfo europeo che mise fine a un lungo periodo di digiuno per la Juventus. Vialli contribuì con 5 gol in Coppa UEFA, tra cui un rigore importante contro il Benfica e un assist a Baggio nella finale d'andata contro il Borussia Dortmund. La stagione successiva, 1993-94, fu invece più travagliata, anche a causa di infortuni che limitarono le sue presenze. La svolta vera arrivò con l'arrivo di Marcello Lippi sulla panchina bianconera nella stagione 1994-95. Sotto la guida di Lippi, Vialli si affermò definitivamente come centravanti e leader della squadra. Il nuovo allenatore lo inserì in un tridente offensivo formidabile con Alessandro Del Piero e Fabrizio Ravanelli, e la sua leadership e il suo spirito combattivo divennero elementi cruciali per la squadra. In questa stagione Vialli si rese protagonista con 17 gol in campionato, contribuendo in maniera determinante alla conquista dello scudetto, che mancava alla Juve dal 1986, e anche della Coppa Italia, realizzando un double prestigioso. Ereditò inoltre la fascia di capitano da Roberto Baggio, diventando un vero e proprio simbolo della rinascita juventina. Il culmine del suo percorso in bianconero fu la stagione 1995-96. Da capitano, Vialli guidò la Juventus alla vittoria della UEFA Champions League, battendo l'Ajax in finale ai rigori a Roma. Fu un successo epocale, l'ultima Champions League vinta dalla Juventus fino ad oggi. L'immagine di Vialli che alza la coppa dalle grandi orecchie è rimasta impressa nella memoria di tutti i tifosi. Quella stessa stagione vedrà anche la conquista della Supercoppa italiana. Prima della finale contro l'Ajax, Vialli confesserà a Fabrizio Ravanelli di non dormire da 2 settimane. Era tormentato dal ricordo della finale persa con la Sampdoria nel 1992 e voleva assolutamente vincere. Vialli si trasferì al Chelsea nell'estate del 1996, dopo aver lasciato la Juventus da capitano e vincitore della Champions League. Arrivò a Londra come parte di una squadra in ricostruzione, sotto la guida di Ruud Gullit, che stava portando a Stamford Bridge diversi talenti internazionali. Come giocatore, Vialli si adattò rapidamente al calcio inglese, dimostrando il suo fiuto per il gol e la sua leadership. Nella sua prima stagione, 1996-97, contribuì alla vittoria della FA Cup, da noi chiamata Coppa d'Inghilterra.
il primo trofeo importante per il Chelsea dopo 26 anni. Un momento memorabile fu la sua doppietta contro il Liverpool, che permise ai Blues di rimontare da uno svantaggio di 2-0. Petrescu with a lovely ball. Zola's made it, and Vialli for Chelsea. It's 3-2. Can you believe this? Crew of players waiting to come in on it. Vialli! Nel febbraio del 1998, in un momento inaspettato, Ruud Gullit venne esonerato e il presidente promosse Vialli al ruolo di giocatore-allenatore. Questa mossa rese Vialli il primo allenatore italiano in Premier League e all'epoca il più giovane allenatore a vincere un trofeo UEFA. Nonostante il doppio ruolo, Vialli dimostrò subito le sue capacità. Nella stessa stagione, 1997-98, guidò il Chelsea alla vittoria della League Cup, Coppa di Lega inglese, lasciandosi persino fuori dalla rosa finale, e della Coppa delle Coppe UEFA, battendo lo Stoccarda in finale. Voglio lasciarvi le parole di Zola, in squadra con lui dal 1996 al 2000. Al di là del giocatore, Gianluca era una persona di grandissimo spessore e di grandissimo livello. Aveva personalità e carisma, si faceva rispettare da tutti. È stato importantissimo per il Chelsea, sia quando giocava sia quando non giocava. Avevamo una persona al Chelsea sempre disponibile che ci aiutava tanto, un signore di mamma italiana e papà inglese. Luca ebbe un'idea, parlò con me e con Di Matteo e ci mettemmo d'accordo per regalargli un'auto. Immaginatevi che sorpresa. E lo sottolineo, è vero che partecipammo anche io e Roberto, ma l'idea e l'iniziativa furono di Luca, con la sua sensibilità e generosità. Dopo essersi ritirato dal calcio giocato al termine della stagione 1998-1999, Vialli continuò come allenatore a tempo pieno. La sua leadership carismatica e la sua mentalità vincente continuarono a portare buoni frutti. In questa stagione il Chelsea di Vialli conquistò la Supercoppa UEFA, battendo il Real Madrid, detentore della Champions League. Il club concluse la Premier League al terzo posto, il miglior piazzamento dal 1970. La stagione 1999-2000 vide il Chelsea raggiungere i quarti di finale di Champions League, eliminando squadre come il Milan e il Galatasaray, prima di arrendersi al Barcellona. Inoltre, Vialli guidò la squadra alla vittoria della FA Cup, la sua seconda personale con il Chelsea, e all'inizio della stagione successiva del Charity Shield, l'attuale Community Shield o Supercoppa d'Inghilterra, il suo quinto e ultimo trofeo con i Blues. Dopo la breve esperienza come allenatore nella squadra inglese del Watford nella stagione 2001-2002, Vialli lasciò il mondo del calcio giocato per dedicarsi prevalentemente alla carriera televisiva come opinionista e analista calcistico, diventando un volto noto per gli appassionati. Rimasto lontano dal mondo del calcio per circa 15 anni, quando nel 2019 Gravina, il presidente della Federazione Italiana di Gioco Calcio, gli propose l'incarico di capo delegazione della squadra azzurra, Vialli ammise di non aver accettato subito. Non perché non fosse felice di tornare nel mondo che amava o fosse frenato dalla sua battaglia contro il tumore iniziato già 2 anni prima, bensì perché nella sua testa era nata l'idea di acquistare la Sampdoria. Quando vide sfumata questa possibilità, ruppe un indugio e accettò con piacere il ruolo in nazionale. Un incarico che lo vedrà lavorare a stretto contatto con il suo amico di lunga data ed ex compagno di squadra, il CT Roberto Mancini. I gemelli del gol erano ritornati, ricreando la loro forte sinergia, questa volta in un ruolo dirigenziale e tecnico. L'incarico di capo delegazione, sebbene nuovo per lui, gli permise di mettere al servizio della nazionale la sua vasta esperienza come giocatore, allenatore e dirigente. La sua presenza viene considerata fondamentale per la vittoria dell'Europeo 2020, disputato poi nel 2021. Vialli infatti svolse un ruolo chiave dietro le quinte, fornendo consigli ai giocatori e allo staff e fungendo da leader carismatico e motivatore. Le sue parole e la sua figura furono un esempio importante per i giocatori, come testimoniato anche dalle dichiarazioni di Alessandro Florenzi dopo il trionfo azzurro. E voglio dirgli che per noi è speciale e penso che questa vittoria senza di lui, come senza il mister, come senza tutto lo staff, ma lui per noi è veramente un esempio vivente. Tra l'altro, Vialli affronterà questa nuova avventura in nazionale combattendo nello stesso tempo contro la sua malattia, dimostrando grande forza d'animo e determinazione.
La sua presenza e il suo impegno, nonostante le difficoltà personali, rafforzeranno ulteriormente il legame e lo spirito di squadra all'interno del gruppo azzurro. Diagnosticato nel 2017, Gianluca Vialli dovrà affrontare una lunga e coraggiosa lotta contro un tumore al pancreas. Parlerà pubblicamente della sua condizione con grande dignità e trasparenza, diventando un simbolo di forza e resilienza. Anche se, inizialmente, cercherà di mantenere la sua malattia privata, arrivando a indossare un maglione sotto la camicia per nascondere il dimagrimento e non far preoccupare le persone a lui care. Successivamente deciderà di raccontare la sua esperienza prima in un libro e poi davanti ai riflettori. Nei suoi ultimi anni affronterà un percorso di cura intenso che includerà interventi chirurgici, cicli di chemioterapia e radioterapia. Vivrà momenti di apparente miglioramento in cui i test non mostreranno segni della malattia, ma purtroppo dovrà anche affrontare delle recidive che lo porteranno a un peggioramento delle sue condizioni. Nonostante la gravità della sua malattia, Vialli continuerà a mantenere un atteggiamento positivo, un approccio che lui stesso descriverà non come una battaglia contro il cancro, perché non si sentiva in grado di vincerla contro un avversario così forte, ma piuttosto come un compagno di viaggio indesiderato. Sottolineerà sempre l'importanza di affrontare la vita con coraggio e di imparare dalle sfide, ed esprimerà il desiderio di continuare a vivere e di godere dei legami con la sua famiglia. Verso la fine del 2022, il suo compagno di viaggio diventerà purtroppo più tenace e le sue condizioni si aggraveranno, portandolo a lasciare temporaneamente il suo incarico in nazionale per dedicarsi completamente alle cure. Alle ore 21 del 5 gennaio 2023, dopo 5 anni di battaglia, Gianluca Vialli si spegnerà in una clinica londinese, circondato dall'affetto dei suoi cari, all'età di 58 anni. Vialli è stato un attaccante moderno, capace di ricoprire più ruoli, ma soprattutto un trascinatore, amato e rispettato da compagni e tifosi. La sua figura è stata centrale nel passaggio tra il calcio degli anni 80 e quello degli anni 90 e il suo contributo fondamentale in tutte le squadre in cui ha militato. La sua eredità continua a ispirare generazioni di calciatori e tifosi in tutto il mondo. La sua lotta contro la malattia è stata seguita con molto affetto e partecipazione dal mondo del calcio e non solo. La sua determinazione e la capacità di parlare apertamente del suo compagno di viaggio indesiderato hanno ispirato molte persone, dimostrando grande umanità e una forza d'animo straordinaria. Ma se dal punto di vista umano il suo esempio ha sicuramente donato tanta forza e coraggio ai molti costretti ad affrontare i duri passaggi della vita, dal lato sportivo oggi, ahimè, l'eredità di Vialli sembra ancora molto lontana dall'essere raccolta. Abbiamo una grossa carenza di campioni nostrani, capaci di mostrare quel tipo straordinario di talento e personalità del passato. Il nostro bacino italico risulta avaro di promesse e purtroppo i risultati mediocri della nostra nazionale lo dimostrano bene. I Vialli, Biagio, Totti, Del Piero, Pirlo e tutti i vari campioni che hanno fatto grande la nostra storia sportiva non nascono forse più? O non vengono più allevati e incoraggiati come si deve? È forse colpa della globalizzazione del mercato e del calcio divenuto un business miliardario che fa preferire ai top club profili già fermati dall'estero per non rischiare? Impedendo così ai giovani talenti italiani di crescere e trovare spazio? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Monzik vi saluta. Stay tuned, stay curious.